Topoline e topolini, rieccoci qui, con la stessa esuberanza di sempre. Un'esuberanza morale, con tutto il mio calore. Morale, naturalmente. Ma ve lo ricordate Paolo Villaggio alle prese con un varietà del venerdì sera, insieme a Carmen Russo? E soprattutto, vi ricordate quanto poteva essere esplosiva una trasmissione televisiva italiana del 1986, quando bastavano una sigla, un balletto e qualche idea completamente fuori di testa per trasformare il piccolo schermo in uno spettacolo imprevedibile? Un fantastico tragico venerdì era proprio questo: Villaggio, Carmen, comicità, balletti, parodie e una televisione che oggi sembra arrivare da un'altra epoca. Ma prima di raccontarvela, benvenuti nella soffitta di Pippo. C'è qualche cosa che non quadra, ma è tutto tondo. Ma non sentite tutta l'ingiustizia di questo vetro che ci divide? Su, avvicinatevi ancora di ancora più vicino, sì, così. Oggi torniamo al 1986 per riscoprire un programma poco ricordato, con un'attenzione speciale a Carmen Russo, allora tra le showgirl più riconoscibili del nostro spettacolo. Preparatevi a riaprire questa vecchia scatola dei ricordi, perché quel venerdì sera stava per diventare fantastico e tragico. Voilà! Eccola qua! Profumatissima peraltro, Ilona Staller, Cicciolina. Per gli Cicciolino amici. Paolo. Cicciolino Paolo. Un fantastico tragico venerdì era un varietà televisivo andato in onda su Rete 4 dal 7 novembre 1986 al 20 febbraio 1987. Una sola stagione, 16 puntate, ma abbastanza per lasciare una traccia negli anni '80. Al timone c'erano due personaggi apparentemente lontanissimi tra loro, Paolo Villaggio e Carmen Russo. Da una parte Villaggio, maestro della comicità surreale, dall'altra Carmen Russo, grande showgirl degli anni '80, ballerina, cantante, conduttrice e presenza scenica inconfondibile. Che cosa vi manca per prepararvi ad assistere a un'altra puntata di un fantastico tragico venerdì? Vi manca il mio wow morale. Gli autori Italo Terzoli ed Enrico Vaime costruirono un contenitore comico fatto di sketch, parodie, musica, balletti e ospiti. Una formula leggera e volutamente sopra le righe. Villaggio poteva così allontanarsi da Fantozzi. Accanto a lui c'erano Gianni Ciardo, Gino Rivieccio, Carlo Pistarino, Leopoldo Mastelloni, i 3-3, Nunzio Filogamo e Guido Angeli. Ma c'era anche una presenza oggi ancora più interessante, la Jalapas Band. Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto fecero qui il loro debutto televisivo con telenovela Minuto per Minuto. L'idea era semplice e geniale: prendere le telenovelas sudamericane, allora seguitissime, e commentarle come se fossero una partita di calcio. Un esperimento che anticipava già il linguaggio ironico e dissacrante che avrebbe reso celebre la Jalapas negli anni '90. Fabrizia Carminati. Ciao a tutti! Come stai? Buonasera, io benissimo, e voi tutto bene? Come sta andando? Come ti senti? La trasmissione malissimo. Stai No, la trasmissione benissimo. veramente. Come malissimo? No, La stai trasmissione benissimo. è Ma veniamo a Carmen Russo. Nel 1986 Carmen era ormai affermata. Aveva costruito il suo successo sulla danza, sull'energia e su una presenza scenica inconfondibile. E in un fantastico tragico venerdì tutte queste caratteristiche trovavano uno spazio naturale. Carmen non era semplicemente la showgirl che compariva in qualche balletto, era la co-conduttrice, una presenza costante e parte integrante della struttura dello spettacolo. La sigla stessa, Camomillati venerdì, era cantata e ballata da Carmen. Le coreografie erano affidate a Enzo Paolo Turchi, con la collaborazione di Saverio Ariemma. Carmen rappresentava bene la showgirl anni '80. Non bastava essere bella, bisognava saper ballare, cantare, recitare, condurre e avere personalità. Carmen possedeva tutte queste qualità, con una preparazione nella danza e un'energia capace di cambiare il ritmo della scena. Va meglio adesso?
Me lo auguro. E c'era anche il glamour tipico dell'epoca. Gli anni '80 esibivano senza timidezze la bellezza femminile e Carmen ne era una protagonista, elegante, popolare, ironica e legata alla spettacolarità della danza. Ma Carmen sapeva anche giocare con l'ironia, dialogando con Villaggio e partecipando agli sketch. Anche la critica si accorse del programma. Ugo Buzzolan, sulla Stampa, apprezzò la leggerezza demenziale che permetteva a Villaggio di allontanarsi da Fantozzi e sottolineò l'ironia di Carmen nei numeri di danza. Quindi spiegherà questo micidiale gioco. Un momento, basta quel fotoreporter! Possibile? Il licenziano si vergogni! Inquadratelo un po', guarda che masca il sotto e scatta, e fa la foto, e quante ne fai? Chissà se Scusa. riusciremo a iniziare questa... Dai, avanti, allora, la macchina, Allora, siamo qui per presentare la rubrica sportiva che si chiama Professione Supporter. Non tutti furono entusiasti e, in una fascia televisiva molto affollata, il programma non ebbe lunga vita. Ma forse è proprio questo a renderlo interessante oggi. Non è diventato un monumento televisivo, ma le sue 16 puntate sono oggi una piccola capsula del tempo. Dentro troviamo Villaggio, la Carmen Russo degli anni d'oro, parodie, balletti e persino gli esordi televisivi della Jalapas Band. Bene, quindi come vedete un incontro che si preannuncia micidiale. Vi ricordo che abbiamo 3 round e questo è il primo round. Oh, mi viene mal di mare! Rivedendo Carmen si capisce perché fosse così riconoscibile. Energia, tecnica, personalità e la capacità di trasformare un balletto in un momento televisivo. E diciamolo, in un programma chiamato Un fantastico tragico venerdì, una protagonista come Carmen era quasi obbligatoria. Villaggio rappresentava il lato tragicomico, Carmen quello spettacolo brillante, dinamico e seducente, che era diventato un marchio della televisione italiana. Ed è proprio questo che facciamo nella Soffitta, recuperare programmi, volti e storie che rischiano di finire nel dimenticatoio. C'è qualche cosa che non quadra. Ma è tutto tondo. Ma non sentite tutta l'ingiustizia di questo vetro che ci divide? Ah, su, avvicinatevi ancora di più, ancora più vicino. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi alla Soffitta di Pippo per non perdere i prossimi appuntamenti. E scrivetemi quale attrice o showgirl vorreste nella prossima puntata, perché qui, nella Soffitta, abbiamo ancora tantissime porte da aprire.